Buongiorno amici e ben ritrovati nel secondo episodio della serie sul Madagascar. Oggi usciremo finalmente dal nostro villaggio per andare a scoprire l'isola di Nosy Be. Dopo una ricca colazione con addirittura i biscotti provenienti dal mio piccolo paese d'origine, siamo usciti dal resort ed abbiamo incontrato la nostra guida locale, che ci avrebbe fatto fare tutte le escursioni nei prossimi giorni. Il suo nome è Cosimo ed è stata una delle persone più interessanti, simpatica, umile e gentile che abbiamo conosciuto durante questo viaggio. Il suo servizio da guida turistica offriva diversi pacchetti di escursioni a prezzi onestissimi e quasi alla metà del prezzo di quelle del villaggio, compreso di tutto: trasporto, pranzo, acqua, eccetera eccetera. È stata una guida veramente fantastica e ci ha portato nei luoghi più autentici dell'isola per farcela scoprire come se fossimo del posto. Non posso fare altro che consigliarvelo con il cuore se mai andrete a Nosy Be. Trovate il suo numero di telefono nella descrizione di questo video. Ora infatti vi lascio proprio a lui che ci spiegherà cosa vedremo oggi. Adesso andiamo con la macchina da qua per arrivare, si chiama Ambatosavy, lì prendiamo la piroga, ci vuole 1 ora e 10 e 2 secondi per arrivare di macchina. Di piroga? Di piroga ci vuole 20 minuti di piroga. E poi andiamo dentro la foresta, vediamo tanti animali. Ci sono lemur notturni, che di giorno dormono, ma gli occhi sempre aperti così grandi, sai. Vediamo anche quei cameleonti, i più piccoli del mondo, però già adulti, però piccolini. E poi si torna a spiaggia per pranzo. Abbiamo pesce, riso, granchio, zebù, verdure, c'è anche bere, abbiamo acqua, birra, Coca-Cola, frutta. Fino a domani stare ancora poi in spiaggia a fare pennechele e poi si torna con la piroga al porto, macchina, torna al villaggio alle 4:30 ora locale, io sarebbe 5 del villaggio, già siamo già all'hotel. Grazie Cosimo per la spiegazione, ma prima di arrivare al villaggio abbiamo fatto una tappa foto brevissima per questi stupendi camaleonti che non potevamo perderci e soprattutto per raccogliere dei fiori di Ylang Ylang. È una pianta coltivata in gran parte del Madagascar, di cui i suoi frutti, simili a dei fiori giallastri, vengono utilizzati per estrarre essenze aromatiche per moltissimi profumi in commercio nel mondo, tra cui uno dei più famosi è Chanel numero 5. Dopo un'oretta di viaggio siamo finalmente arrivati alla piccola cittadina di Ambatosavy, dove ci imbarcheremo sulle piroghe, le tipiche imbarcazioni malgasce, per dirigerci verso l'ancor più piccolo villaggio di Ampasifohi. E dopo 20 minuti di piroga siamo arrivati al villaggio. Abbiamo preso tutte le nostre cose e piano piano ci siamo incamminati attraversando le abitazioni malgasce che visiteremo più tardi in direzione della giungla. Vedendo un sacco di piante di caffè con i chicchi che stavano maturando, il giaco o anche più comunemente detto jackfruit, e poi piano piano abbiamo iniziato anche a intravedere i primi lemuri. Animali unici al mondo perché vivono solo qui in Madagascar. Pensate che in nessun altro posto del pianeta li troverete in natura. Ovviamente basti pensare al famosissimo cartone animato della DreamWorks dal titolo per appunto Madagascar e ovviamente ancora di più al personaggio iconico di Re Julien. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to che ahimè sfortunatamente non vedremo, perché il lemure catta, ossia Re Julien con la coda a strisce bianco e nere, si trova solamente nella parte sud dell'isola del Madagascar. Qui a Nosy Be infatti si possono incontrare specie molto differenti, come quello che state vedendo, il lemure nero. I maschi come questo hanno un manto scuro e lucido con occhi dorati, mentre le femmine come questa, con il muso nero e le guance bianche, hanno un bel collare bianco e un pelo marrone rossiccio. Anche loro, come tutti i lemuri, sono animali sociali e diurni e si muovono agilmente tra gli alberi. Esistono tuttavia anche specie notturne, come questo lemure che sta dormendo con gli occhi aperti essendo giorno.
Sono primati antichissimi, più primitivi delle scimmie, pensate, e si sono evoluti in isolamento su quest'isola per milioni di anni senza competizione. Purtroppo però sono tra gli animali più minacciati al mondo per via della deforestazione e della perdita del loro habitat, perciò incontrarli così nel loro ambiente naturale è stato davvero incredibile. Abbiamo avuto poi anche la fortuna, o sfortuna, di incontrare un boa abbastanza grande che mi stava per passare tra le gambe e che poi mi sono anche messo al collo per una foto veloce. Non potevo rifiutare, dai, quando mi ricapitava un'occasione simile. E poi abbiamo anche incontrato una delle specie di camaleonti più piccola del mondo. Sarà stato grande penso come un dito della mia mano. Per poi concludere con un animale che vi sfido a notare in questa immagine perché si mimetizza benissimo con l'ambiente circostante. Si tratta infatti di un geco dalla coda piatta che ha questo manto che per l'appunto si mimetizza con l'ambiente che lo circonda. Finito questo stupendo tour guidato nella giungla di quasi 2 ore, siamo rientrati al villaggio per il pranzo. Tutto preparato dai local nel villaggio con pesce fresco, tra cui barracuda e tantissima frutta e verdura locale e ovviamente non poteva mancare il classico riso. Vuoi nessuno? Finito di mangiare abbiamo chiesto a Cosimo se potevamo radunare tutti i bambini per dar loro dei piccoli regali che avevamo portato dall'Italia. Vai in fila dietro. Se mai farete questo splendido viaggio, vi invito a portare ai ragazzi dei villaggi tutto quello che secondo voi è utile per loro e riuscite a mettere in valigia. Noi abbiamo portato molte penne, pastelli, pennarelli e quaderni, ma dopo aver visto effettivamente con i miei occhi ciò che avevano, vi consiglio caldamente di portare ai ragazzi dei vestiti. Infatti, se vedete, molti di essi portano abiti strappati e veramente tanto usurati. Sicuramente dei vestiti in più possono fare comodo, oltre al materiale scolastico. Tutto ciò che portate potrete lasciarlo direttamente al resort, anche il Voi Andirana Beach invita le persone a fare ciò, oppure potete consegnarlo voi stessi ai ragazzi come abbiamo fatto noi. Chi è? Antonio? Antonio, Nazis, Fellow. Ah no? E questa? Shumaita. Va bene? Ciao. Ciao ciao. Uè. Ciao ciao. È giunta ora di rientrare. L'acqua nel giro di un paio d'ore dal nostro arrivo si è ritirata moltissimo e quindi per arrivare alle piroghe abbiamo dovuto percorrere a piedi gran parte della spiaggia che stamattina era sommersa dall'acqua. Voilà. Che bello, l'acqua è caldissima. Tornati in villaggio.
E con questo stupendo tramonto si conclude anche il secondo episodio della serie sul Madagascar. Nel prossimo episodio ci avventureremo verso le coste dell'isola principale, alla ricerca di altri lemuri, ma soprattutto per visitare una delle isole più belle e iconiche al mondo, Nosy Ranja. Vi aspetto quindi qui sul mio canale giovedì prossimo alle 19 con il prossimo video. Ciao ciao!